Romina Power ha lasciato un'impressione indimenticabile sui suoi ammiratori nel corso dei secoli, sia attraverso i suoi ruoli celebri che grazie ai suoi duetti senza tempo con Albano, per i quali è conosciuta. Ora, all'età di 73 anni, ha rivelato una verità che sorprenderà tutti. Sarà questa la verità che i fan hanno sempre desiderato conoscere? Assicurati di non perdere l'occasione di scoprire finalmente ciò che Romina ha deciso di rivelare. Eredità familiare e sfide professionali. Sia l'eredità professionale che quella familiare comportano delle difficoltà. Romina Power, figlia maggiore dell'iconico attore Tyrone Power e della splendida attrice messicana Linda Christian, porta uno dei nomi più distintivi del mondo. Fu chiamata Romina, ispirata a Roma, la città dove i suoi genitori si incontrarono e si innamorarono. La chiesa di Santa Francesca Romana, luogo dove celebrarono il loro matrimonio, ispirò il suo secondo nome. I primi anni di Romina si svolsero nel prestigioso quartiere di Bel Air a Los Angeles, ma la sua vita subì un'importante svolta con il divorzio dei genitori nel 1956. Per stare più vicine alla nonna, Romina e la sorella minore Taryn si trasferirono in Messico. Successivamente ripresero la loro vita con la madre e il patrigno Edmund Purdom. Nonostante la turbolenza familiare, le sorelle frequentarono scuole prestigiose in Inghilterra, Svizzera e Italia, come la Cobham Old School nel Kent. Infine, Romina e sua madre si stabilirono in un elegante appartamento nella zona romana dei Parioli. Fu lì che Romina fece il suo debutto nel film italiano Menage all'italiana, recitando accanto a Ugo Tognazzi e Anna Maffucci. In quel periodo nacque il suo amore per il cinema. Nonostante il suo carisma naturale, la sua carriera cinematografica incontrò ostacoli. La sua interpretazione nel film Come imparai ad amare le donne, 1966, fu duramente criticata dal pubblico italiano, dal governo e dalla Chiesa cattolica, che giudicarono alcune scene troppo audaci. Nel 1969, il film Il Marchese de Sade, Justine fu vietato in Italia, danneggiando ulteriormente la sua immagine. Romina dichiarò che avrebbe preferito non vedere sua madre scegliere ruoli così provocatori. Parallelamente alla sua carriera di attrice, Romina ebbe una relazione importante con Stanislas Stash de Rola, figlio del pittore Balthus e figura rilevante della scena artistica londinese degli anni 60. A soli 23 anni, Stash propose a Romina di sposarlo. Sua madre accettò il fidanzamento, a patto che il matrimonio fosse rimandato. Durante quel periodo, Romina visse un'importante fase di transizione. Ebbe occasione di conoscere personalità come Paul McCartney e Syd Barrett, entrando a far parte della vibrante scena artistica degli anni 60. Grazie a Stash, Romina si immerse in quell'esplosione culturale straordinaria. Sebbene inizialmente avessero intenzione di sposarsi, Romina e Stash alla fine decisero di rimandare a tempo indefinito, riflettendo lo spirito libero e anticonformista del tempo. Stash era un artista poliedrico, suonava musica, recitava e collaborava con artisti come i Beatles e i Rolling Stones. Nel 1960 Stash suonava la batteria nella band di Vince Taylor e creò un simbolo che rappresentava la fervente scena londinese. Tuttavia, nel 1967 la sua relazione con Romina subì delle prove che complicarono i loro progetti, compresa la loro partecipazione prevista a un film di Hollywood, poi annullata per problemi legali. Nel 1969 Romina annunciò il suo fidanzamento con il cantante italiano Albano Carrisi, segnando così l'inizio di un nuovo e significativo capitolo della sua vita. La connessione tra Romina e Albano lasciò un'impronta indelebile sia nelle loro carriere che nelle loro vite personali. Dopo il matrimonio, Albano convinse Romina ad abbandonare ruoli cinematografici troppo rischiosi e ridusse la presenza della madre sui set. Il matrimonio si celebrò il 26 luglio 1970 nella tenuta della famiglia Carrisi a Cellino San Marco. La loro storia d'amore era iniziata nel 1967, quando Romina aveva solo 16 anni e Albano lavorava al film Nel Sole. Albano pubblicò 26 album, produsse 9 film e vinse numerosi premi, incluso il primo posto al Festival di Sanremo nel 1984. Nel 1975 nacque ufficialmente il duo musicale Albano e Romina Power, che conquistò il successo mondiale con hit come Felicità, Shahrazan e Ci sarà. Nonostante la loro apparente felicità, il matrimonio affrontò molte difficoltà e, nel 1999, decisero di separarsi. Albano riconobbe che la canzone Ancora in volo rifletteva il suo stato d'animo in quel periodo.
La loro separazione segnò la fine di una storia d'amore, ma non quella del loro legame artistico. Romina continuò a recitare, partecipando a Il ritorno di Sandokan e collaborando a un disco con il figlio Jari. Albano mantenne il suo forte legame con il Festival di Sanremo, luogo di grande importanza nella sua carriera. La storia d'amore e musicale di Albano e Romina rimane scolpita nei cuori del pubblico di tutto il mondo, come un mosaico colorato di gioie e dolori intrecciati. Il loro amore ha dato alla luce 4 figli di talento: Ilenia Maria Sole, Jari Marco Carrisi, Cristel Chiara Carrisi e Romina Yolanda Carrisi. La tragedia della famiglia Carrisi. Dopo la scomparsa senza traccia della loro figlia maggiore, Ilenia, la famiglia Carrisi fu travolta da un dolore inconcepibile. Ilenia, studentessa con il sogno di diventare scrittrice, aveva completato i suoi studi a Londra e inizialmente aveva intenzione di tornare in Italia per proseguire l'università. Tuttavia, decise di vendere i suoi averi e intraprendere un viaggio alla ricerca di esperienze nuove e significative. Il Sud America era la sua destinazione e fu il 26 dicembre 1993 che suo fratello Jari riuscì a localizzarla lì. Poco dopo, la famiglia fu colpita dalla tragedia. Vennero a sapere che Ilenia aveva lasciato New Orleans in segreto, dirigendosi verso il Messico senza avvisare nessuno. Durante la ricerca disperata di Ilenia, vari testimoni affermarono di aver visto una giovane donna somigliante a lei camminare verso il fiume Mississippi, gridando «Devo allontanarmi dall'acqua!» prima di sparire nel nulla. Nonostante gli sforzi intensi della Guardia Costiera, non vennero mai trovati indizi sulla sua sorte. Durante quel periodo, Ilenia condivideva una stanza d'albergo con il musicista Alexander Masakela. Tuttavia, Masakela non risultò coinvolto nell'accaduto. Nel 2013, Albano fu costretto ad affrontare la dolorosa verità e dichiarò ufficialmente la figlia deceduta. Romina, invece, non smise mai di credere che Ilenia fosse ancora viva, nascosta in qualche luogo lontano. Questa differenza di convinzioni creò ulteriori fratture all'interno della famiglia. Nonostante il dolore, Albano e Romina mostrarono una straordinaria resilienza, trasformando il loro dolore in eleganza e arte. Tuttavia, la tragedia segnò anche l'inizio della fine del loro matrimonio. Dopo la scomparsa di Ilenia, Romina rimase con un vuoto incolmabile nel cuore. Albano assistette impotente alla sofferenza della moglie. Nel suo dolore, Albano trovò conforto nelle attività quotidiane. «Questo dolore ha cambiato tutto», dichiarò in un'intervista molto sincera. «Non eravamo più come prima». Anche Romina dovette affrontare le sue lotte interiori per ritrovare la pace. Secondo i suoi ricordi, nel 94, durante la scomparsa della figlia, si rivolse alla Madonna in cerca di risposte. A New Orleans visitò un convento e recitò il rosario. Durante la preghiera, sentì una profonda calma e la certezza che, in qualche modo, tutto stava seguendo un disegno più grande, il trionfo del bene sul male. Credeva fermamente. Trovare la pace nella fede e nell'arte. Sia la fede che l'arte possono aiutare a ritrovare la serenità. Le gravi perdite che Romina Power ha vissuto nella sua vita non solo hanno deviato il suo percorso, ma l'hanno anche aiutata a guarire il suo rapporto con Albano. Romina ha raggiunto una pace interiore grazie a queste esperienze. Il loro legame artistico e la loro amicizia sono rimasti forti nel tempo, continuando a ispirare il pubblico. Romina ha sviluppato un legame profondo con il Santuario della Madonna di Guadalupe in Messico, un luogo che ha segnato il suo cammino di ricerca e conforto. Ha trovato anche un santuario simile alla Cross, nel Wisconsin, dove ha pregato e trovato serenità. Romina è conosciuta non solo per il suo talento musicale, ma anche per la sua abilità artistica, specialmente nei dipinti che raffigurano la Vergine Maria e il Bambino Gesù. Raccontò che, per un periodo, dipinse esclusivamente la Madonna, volendo esprimere attraverso l'arte la sua perseveranza, la sua gentilezza e il suo amore materno. «Sento che la Vergine Maria non è solo la madre di Gesù, ma è la madre di tutti noi», confidò Romina. Romina ha anche raccontato numerosi ricordi legati a Papa Giovanni Paolo II. Durante un evento allo stadio Maracanã, visse un momento sacro quando ricevette la comunione da lui 3 volte. Inoltre, condivise il ricordo di un sogno straordinario, avvenuto 15 anni prima, in cui vide il Papa. In quell'occasione, invece di permetterle di baciargli l'anello, Giovanni Paolo II le poggiò la mano sulla testa e le diede un bacio sulla fronte, lasciandole un'impressione indelebile.
l'incarnazione di uno spirito libero e di una protettrice della terra. Romina è nata con una visione moderna e con una profonda dedizione alle cause ambientali. Incoraggia tutti a scoprire la propria forza spirituale interiore per proteggere il pianeta. Non dobbiamo limitarci a sfruttare il mondo, dice Romina. Dobbiamo diventare i suoi custodi. Romina desidera che i suoi figli conducano una vita serena, trovino il loro posto nel mondo e contribuiscano, anche minimamente, a migliorarlo. La sua religione, la sua arte e il suo amore per la famiglia la rendono una fonte di ispirazione continua per chi affronta le sfide della vita. L'arte di Romina Power. Romina rappresenta uno spirito libero e allo stesso tempo l'ambizione di costruire una società migliore, grazie alla sua bellezza affascinante e al suo stile ispirato al Rinascimento. Madre, artista e cittadina del mondo, profondamente legata sia all'Italia che agli Stati Uniti, Romina ha lasciato un segno indelebile con la sua grande intelligenza e il suo talento creativo. Nutre anche una profonda ammirazione per l'India e il suo popolo. Nonostante le difficoltà, non ha mai smesso di inseguire la pace. Ha scelto di vivere secondo il principio della non violenza, filosofia che guida sia la sua vita personale che la sua produzione artistica. Influenzata da grandi pensatori come Buddha e Gandhi, Romina ha adottato consapevolmente questo percorso. Non cerca la fama fine a se stessa. Utilizza il suo successo per promuovere messaggi di protezione ambientale e per sostenere la conservazione degli animali, della terra e del mare. Il buddismo tibetano e la meditazione sono parte integrante del suo cammino spirituale. Alla domanda sul motivo della sua scelta di seguire il buddismo tibetano, Romina rispose: «La mia ricerca è durata anni. Attraverso la meditazione riesco a liberarmi dei pensieri negativi e a capire meglio il vero valore della vita». Inoltre, sottolineò che la meditazione non solo favorisce l'equilibrio mentale, ma è stata anche scientificamente dimostrata come benefica per lo sviluppo del cervello. Grazie a questa pratica, Romina ha imparato a dominare i suoi pensieri e sentimenti, invece di esserne schiava. Ritiene fondamentale liberarsi dall'amarezza e dal rancore. La rabbia è un'emozione tossica. Bisogna sbarazzarsene il prima possibile, affermò con forza. Quando le fu chiesto se chi medita non si arrabbia mai, «Come Hulk», rispose sorridendo, «assolutamente no». L'influenza di Romina nella musica, nell'arte e nell'ambiente. Romina ha sempre sfidato le convenzioni sociali. È convinta che la musica e la letteratura abbiano aiutato la sua generazione a espandere i propri orizzonti e a liberarsi da limiti inutili. Spinta dalla sua passione per la natura e per la sua amata Puglia, ha fondato Real Natural Power, una linea di cosmetici biologici. Il mio obiettivo, disse, era offrire alle donne prodotti per la cura della pelle, realizzati in Italia con ingredienti biologici e rispettosi dell'ambiente. Oltre alla musica e alla cosmetica, Romina coltiva anche una forte passione per l'arte. Attualmente sta lavorando a un nuovo libro intitolato Karma Express, incentrato sulla spiritualità, ed è anche produttrice del cortometraggio Upaya. Con tutte le sue creazioni, Romina dimostra di vivere una vita intensa, piena di connessioni tra arte, natura e spirito. Romina Power è costantemente curiosa dei veri principi che sottendono l'esistenza. Crede che la mente e lo spirito che coltiviamo siano molto più importanti dei beni materiali che possediamo. Proprio per questo motivo ha donato la sua casa di Roma a un centro buddista Kadampa, affinché quel luogo possa diventare un'oasi di pace e saggezza per il mondo. Per 5 anni la mia casa è stata un centro Kadampa, racconta con orgoglio. Sono felice perché ha reso più accessibili gli insegnamenti del Buddha a molte persone. Nuove tappe nella vita di Romina. Ripensando ai momenti più significativi della sua vita, Romina ricorda 3 incontri fondamentali. Il primo con la persona che la scoprì quando aveva solo 13 anni, il secondo con Albano Carrisi, che cambiò il corso della sua carriera musicale, e infine il centro Kadampa, dove riscoprì la sua profonda vocazione spirituale. Romina racconta anche un aneddoto tenerissimo. Una madre le confessò di aver usato le sue canzoni per far addormentare il figlio più piccolo. «Sarebbe meraviglioso», disse Romina, «se la mia musica potesse donare serenità a qualcuno». Tuttavia, ammette che durante i concerti non sempre prova quella stessa pace interiore, ma la sua passione rimane viva e vibrante. Una nuova fase della vita. La vita di Romina ha attraversato molte trasformazioni.
Nel 2005 ha partecipato come giudice al programma televisivo Ballando con le stelle, segnando una svolta importante nella sua carriera. Nel 2007 ha diretto il cortometraggio Upaya e ha organizzato mostre d'arte a Milano tra il 2006 e il 2007. Nel 2007 ha deciso di tornare negli Stati Uniti per ricominciare da capo, acquistando una casa a Sedona, in Arizona, un luogo noto per la sua energia spirituale e la sua tranquillità. Nonostante questo nuovo inizio, Romina si è sentita frustrata dal fatto che molti la ricordassero solo per la canzone per bambini Il volo del cucù. Determinata a farsi riconoscere come artista e scrittrice a tutto tondo, ha dovuto lottare contro pregiudizi e stereotipi. La scomparsa mai risolta di sua figlia Ilenia ha continuato a pesare profondamente sulla sua vita emotiva. Poco dopo il trasferimento negli Stati Uniti, Romina ha affrontato un altro momento difficile. Nel 2008, sua madre, Linda Christian, fu diagnosticata con un grave tumore al colon. Romina si trasferì nuovamente a Palm Springs nel 2011 per prendersi cura di lei fino alla sua morte. Nel 2009, Romina considerò anche la possibilità di tornare definitivamente in Italia, ma alla fine decise di proseguire la sua carriera artistica negli Stati Uniti. Nel 2012 pubblicò l'album Da Lontano, una raccolta di brani composti a partire dal 1999. Poco tempo dopo, Romina e Albano si riunirono per un concerto a Mosca, riaccendendo i ricordi della loro collaborazione musicale indimenticabile. Le dinamiche familiari attuali. In una recente intervista, Loredana Lecciso, attuale compagna di Albano, ha parlato apertamente della relazione tra se stessa, Albano e Romina. Loredana ha riconosciuto che, come in ogni matrimonio, ci sono stati momenti di tensione, ma ha sottolineato che la presenza costante di Romina nella loro vita ha aggiunto un livello di complessità unico. Con grande sincerità ha ammesso: ci sono stati momenti in cui la nostra relazione era troppo caotica e mi sono sentita a disagio, ma la responsabilità è mia. La mia vita è nelle mie mani. Ha imparato che è fondamentale prendersi la responsabilità delle proprie scelte e mantenere l'equilibrio, soprattutto in una famiglia numerosa come la loro. Loredana ha anche evidenziato quanto sia importante proteggere i figli dalle tensioni e dalle emozioni negative derivanti da situazioni familiari complesse. La saggezza di un genitore, ha detto, sta nel proteggere i figli da dolori inutili, sia passati che presenti. La nuova relazione tra Albano e Romina. Uno dei momenti più sorprendenti recentemente è stato durante un'intervista a Verissimo, in cui Albano Carrisi ha rilasciato dichiarazioni inaspettate sul suo rapporto con Romina Power. Albano ha spiegato che oggi considera Romina come una sorella e che il suo amore romantico è riservato esclusivamente a Loredana Lecciso. Una rivelazione che ha lasciato molti fan senza parole. Ciò che un tempo era un amore profondo, oggi è diventato un legame fraterno. Loredana, che in passato aveva manifestato qualche preoccupazione per la vicinanza tra Albano e Romina, ha accolto con serenità questa dichiarazione. Albano ha ribadito che il suo cuore appartiene interamente a Loredana e che con Romina rimane solo un affetto basato su rispetto e complicità, soprattutto per amore dei loro 4 figli. Questo cambiamento dimostra quanto siano maturati entrambi nel corso degli anni e quanto impegno abbiano messo nel preservare l'armonia familiare nonostante le complessità. Il ritorno di Romina nel mondo del cinema. Nel 2020, Romina Power ha sorpreso tutti annunciando il suo ritorno al cinema dopo una lunga assenza. Ha condiviso la sua gioia sui social media pubblicando fotografie dietro le quinte insieme al celebre regista Guillermo del Toro. Romina ha spiegato che ha accettato questo ruolo speciale come omaggio a suo padre, Tyrone Power, una delle figure più iconiche della storia del cinema. Romina interpreterà un ruolo importante nel film Nightmare Alley, diretto proprio da Guillermo del Toro, con attori di spicco come Bradley Cooper e Cate Blanchett. Questo progetto ha un valore sentimentale immenso per Romina, dato che Nightmare Alley del 1947, nella versione originale, fu uno dei film interpretati proprio da suo padre. Accettare di recitare in questo remake ha rappresentato per lei un modo per riallacciare i fili con la memoria paterna e onorare la sua eredità artistica. Anche se ha pochi ricordi diretti di suo padre, scomparso quando lei aveva appena 7 anni,
Romina ha sempre cercato di conoscerlo attraverso i racconti di chi lo aveva amato e ammirato. Grazie al supporto di un grande regista come Del Toro, Romina spera di portare avanti il lascito di Tyrone Power con la stessa passione e lo stesso rispetto. Romina oggi. Oggi Romina Power continua a essere una figura luminosa. Esempio di forza, resilienza e dedizione all'arte, alla spiritualità e alla natura. Nel 2023 ha ricevuto il premio Ambasciatore delle Terre di Puglia dall'Associazione Puglia di Milano, un riconoscimento per il suo impegno nella promozione della cultura, dell'ambiente e dell'identità pugliese. Romina vive da anni nel Salento, una terra a cui è profondamente legata. Ha più volte difeso il territorio contro progetti edilizi controversi e ha partecipato a campagne per la protezione della costa salentina. Nel suo discorso di accettazione, ha affermato: amare un luogo significa anche agire concretamente per proteggerlo. Le sue parole riflettono non solo il suo amore per la Puglia, ma anche il suo spessore culturale e il suo profondo senso civico.